Dopo aver ascoltato tante persone che mi hanno raccontato e parlato di rimorso nelle diverse coaching che ho fatto fino ad oggi, ho deciso di realizzare un video proprio perché ci sono alcune cose importanti che devi sapere quando si vive di rimorso in amore. Vediamoli subito. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se sono temi che ti interessano, ti chiedo di iscriverti al canale se ti fa piacere, in modo da tutte le volte che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti settimanalmente poterli vedere in anteprima. Ora andiamo a noi, cerchiamo subito di capire come poter affrontare questo argomento un po' tortuoso, perché molto spesso quando si parla di rimorso si pensa anche a un forte senso di colpa, perché il rimorso è un po' qualcosa che è un tormento che porti dietro per un senso di colpa che vivi per aver fatto del male a una persona, eccetera, eccetera. Ecco perché voglio raccontarti una storia che mi è capitata in una delle tante coaching e farti capire alcune cose fondamentali. Vediamole subito. Bene, Giada e Loris sono stati insieme 9 anni. Dopo 9 anni la loro relazione è finita. Chiaramente hanno iniziato a fare dei percorsi, alla fine in un modo o nell'altro hanno incontrato me. Abbiamo deciso di soffermarci un po' per fare una bella chiacchierata su Skype, ci siamo visti proprio in viso e ho iniziato con le mie solite domande che vanno nel profondo, cercano di capire un po' le vere dinamiche che muovono una relazione di coppia e soprattutto la fine di una relazione. Quello che ho compreso è che Giada e Loris vivevano un forte tormento entrambi per un tradimento comune, o meglio, Giada ha tradito Loris, Loris ha tradito Giada. Quindi nessuno dei due sapeva di questi tradimenti, il rimorso continuava a lavorare per loro fin quando ha distrutto letteralmente la relazione. Quindi quello che ho cercato di capire, intanto la provenienza di questo rimorso, è scrollare proprio, uso questo termine, scrollare nel vero senso della parola, l'idea di colpa collegata al rimorso. Perché in realtà il rimorso è un qualcosa che ti tiene legato al passato, cioè sono dei sensi di colpa, sono delle colpe, dei tormenti emotivi che ti porti dal passato e soprattutto che ti trascini nel presente e poi nel futuro. Il rimorso può renderti la vita qualcosa veramente può rendere la tua vita deleteria, nel vero senso della parola, la può veramente distruggere dal punto di vista emotivo. Perché spesso poi magari ti riguardi indietro e dici ho vissuto solo di rimorsi, ormai avrai sentito anche qualcuno parlare in questi termini, ho solo rimorsi per quello che ho fatto, avrei potuto fare così, ho sbagliato in quell'altra cosa, mi sento in colpa per questo, per quell'altro. E quindi chiaramente se ci voltiamo indietro vediamo solo che abbiamo sprecato del tempo e abbiamo distrutto la nostra vita. Quindi è arrivato il momento di lasciare andare il rimorso. Cosa ti consiglio di fare? Prendi carta e penna e scrivi una lettera al rimorso. Dici, caro rimorso, io mi chiamo Francesco, io mi chiamo Sara, ti scrivo questa lettera perché ho bisogno di raccontarti un po' di me. Voglio farti sapere che io sono una persona pragmatica, sono una persona determinata e inizi a parlare di te per poi iniziare a dialogare col rimorso. E concludi la lettera dicendo per questo motivo ho deciso di lasciarti andare. Ok? Te lo sto scrivendo perché questo gesto, questa azione possa rimanere impressa, possa rimanere indelebile e quindi io ti lascio andare completamente. Non voglio più vivere al tuo fianco. Questo meraviglioso esercizio, chiaramente poi finito l'esercizio puoi soffermarti un attimo, prendere il foglio e strapparlo o bruciarlo, ok? Da quel momento in poi riprendi a vivere la tua vita.
Chiaramente questo esercizio, questo straordinario esercizio, Giada e Loris l'hanno fatto direttamente con me via Skype, o meglio, io sono stato lì con loro fin quando hanno scritto entrambi, Giada da una parte e Loris dall'altra, la lettera. Chiaramente oggi stanno ancora insieme, sono felicissimi, ogni tanto ho modo di sentirli, poi si sa come vanno le cose, nasce sempre un'amicizia con i clienti che curi in maniera, uso questo termine non in senso medico, curi proprio dal punto di vista emotivo, hai modo di interfacciarti con le persone per lungo tempo e questo ti porta a stringere una bella relazione con loro. Fatto sta che mi hanno permesso di capire proprio dal risultato che hanno ottenuto che potevo aiutare tante altre persone. Ecco perché oggi sono qui a consigliarti di scrivere una lettera e lasciare andare il rimorso, perché non ne hai più bisogno. Ti chiedo di lasciare un like se ti è piaciuto questo video, magari raccontami un po' la tua storia nei commenti, iscriviti al canale così potrai vedere tanti altri video come questo. Se hai bisogno di me, se vuoi essere seguito o seguito personalmente, in descrizione troverai tutti i contatti, tutti i riferimenti. Ti abbraccio, grazie e alla prossima!